Come si dice bagel o bagel? Bagel, 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 bagel. Penso che si dice bagel. Quindi proprio attraverso la città in bicicletta. Ehi, buongiorno! Allora, sono una nuova disoccupata. No, disoccupata no, io adesso lavoro per YouTube. Guarda che giornata meravigliosa. Mi sono svegliata molto presto, è troppo bello svegliarsi presto e non dover correre al lavoro. A parte questi discorsi, ho tante cose da dirvi, tante cose da raccontare, ho tante cose da parlare, non so neanche da dove iniziare. No, guarda che casino che c'è la mia camera. Sono in trasloco. Se mi state seguendo, se siete qui da poco, io ho vissuto qui a Londra per 5 anni, però adesso lascio e vado a vivere in Italia, vado a vivere a Jesolo per un periodo dove ho vissuto per tantissimi anni in passato. Torno nella mia seconda casa praticamente. Voglio continuare qui a fare tanti video per voi, a farvi vedere tante cose, ci saranno tanti viaggi. Mi sono presa la giornata libera, cioè non in pacchetto, e voglio andare in un posto a far colazione che è da tanto tempo che ci voglio andare e andiamo insieme ovviamente. C'è una bellissima giornata, mi sa che starò fuori tutto il giorno in bicicletta. Sono molto felice. Ho avuto tanta paura di prendere questa decisione, di licenziarmi e di cambiare vita di nuovo. Però adesso che l'ho fatto, adesso che è arrivato il giorno, adesso che sono libera, sono troppo felice, provo una sensazione troppo liberatoria, mi sento leggera, è meraviglioso. Vado in treno a principio, adesso con la bici, perché devo praticamente attraversare la città. Adesso sono a sud, a Camberwell, e devo andare a Shoreditch. Insomma, prendo il trenino e vado a nord. Wow, guarda qua che bello, c'è una piscinetta per i bambini. Troppo bello queste cose qui a Londra, gratuite per gli abitanti. Anche nel parco dove vivevo a Stoke Newington, Clissold Park aveva questa piscinetta. A proposito, mi sa che vado di là oggi. Ho voglia di fare un ultimo giro nel mio ex quartiere che amavo tantissimo. Sono rimasta giusta proprio, prendo il treno fra 3 minuti. Oggi mi sento tanto in vacanza, mi sento che sono una turista a Londra. Mi sento tanto fortunata, mi sento tanto felice, sono pesante, dico sempre le stesse cose. Cioè vedi, adesso sono qua a sud dove vivo, vicino a Brixton, e vado qua dove abitavo prima, a nord, e dopo magari vado anche a fare un giro qua a Clissold Park, bellissimo, dove abitavo prima. Faccio un giro lì e dopo scendo e vado a London Bridge. Mi fermo dove lavoravo e poi torno a casa. Quindi proprio attraverso la città in bicicletta. Qua siamo a Hoxton, trovo sia un quartiere bellissimo dove c'è Brick Lane. Tutta questa zona qua mi piace tantissimo, è piena di cose da fare, è piena di cose da vedere. Poi c'è Broadway Market qua in zona, questa è un'area bellissima. Trovo meraviglioso poter viaggiare in treno con la bicicletta. Cioè, praticamente qui a Londra puoi viaggiare con l'Overground, che è questa qua in superficie. Questa puoi viaggiare con la bicicletta aperta, anche altre biciclette possono viaggiare in questo treno, in questa linea. Già con la metropolitana puoi viaggiare solo con la Brompton piegata, non aperta così come la vedi, e anche sugli autobus. Siamo arrivati.
Scendiamo nell'ultima fermata di questa linea, Dalston Junction, e andiamo a fare colazione in questo posto speciale che ho scoperto su Instagram un po' di tempo fa. È da tanto che ci voglio andare, ma col mio lavoro ero sempre stanca, non avevo mai voglia di andare in giro. Adesso che sono libera andiamo a esplorare. La differenza tra il nord e il sud è questo. Quindi qua ci sono delle stazioni più vuote, sono meno trafficate, mi sembra che c'è meno gente, c'è meno casino. A sud è tutto molto frenetico, molto pieno dappertutto. A sud, per esempio, a sud è tutto molto più drammatico. Le ambulanze, i pompieri, la polizia, li senti ogni 2 minuti. Invece qua è tutto molto più tranquillo, c'è meno traffico, più bello. Trovato, è abbastanza nascosto qua in questo angolino. Hi, how are you? Good. Oh, nice. I'm making a video, okay? Praticamente ho attraversato la città per venire qui, loro fanno solo bagels. Adesso andiamo a vedere la definizione di bagels. Bagels is a bread, classic English. So, vediamo. Sto fuori perché qua dentro c'è la musica e mi può disturbare con, sai, no? Con i copyrights su YouTube. Sono troppo felice di essere qua, avevo proprio voglia di venire e provare. Mi sono presa 2 bagels. Loro si mettono sempre il shimmer, che sarebbe il cream cheese, no? Tipo Philadelphia, e poi puoi scegliere tutti i gusti, vegetariano, salmone, c'era anche tuna salad. Avevo voglia di provare questo col tonno, però ho optato per il salmone con la cipolla nella bagel piena di semini, e ho scelto il cold cuts, tutto mortadella, prosciutto, cipolla, tutto insieme dentro. Ho pagato in totale 16,50 i 2 bagels e una bottiglia di acqua Pana in vetro, e adesso li devo dare indietro. Wow, guarda questa che meraviglia. Qua abbiamo il salmone fumicato, ci sono anche dei capperi, mi sembra di vedere, cipolla. Qui abbiamo il prosciutto, la mortadella, salame, formaggio e rucola. C'è anche qualche pezzettino di chili fresco. Mamma mia, che fame che ho. E assaggiamo insieme per prima questo bagel di salmone. Wow, guarda, tutti i semini, è meraviglioso. Oh mamma mia, c'è anche pomodoro dentro, mamma mia, mi vedo piangere. Allora sono andata su Google a trovare la definizione giusta del pane bagel. Praticamente è un tipo di panino con una speciale forma di O, tipo un anello. È caratterizzato da una crosta lucida e dura e da una mollica gommosa. Queste caratteristiche sono il risultato della composizione del bagel, del suo lungo tempo di lievitazione e della fase di bollitura e dell'impasto prima di cottura. È troppo buono. Ne ho comprate 2 e mangerò tutte e 2 e starò male, però non importa, dopo pedalo tutto il giorno. Ho appena chiacchierato con il proprietario, carino, è un business di famiglia questo, lui e la moglie. Oggi proviamo questo. Ho scelto il bagel con la cipolla, profuma buonissimo. Scusa se ho la bocca sporca e piena. Se vivete a Londra dovete venire qui a provare questi bagels. Troppo buono, ma non sono riuscita a mangiarlo tutto. Sono piena, ho lasciato qua il mezzo salmone. Metto dentro la mia borsetta di Uniqlo, che ci sta tutto. Questa borsa è pazzesca, ci sta tutto dentro. Borsetta di Mary Poppins. Queste bagels veramente è stata un'esperienza pazzesca.
È bello l'ambiente, stanno ascoltando una bella musica, da qua sento che cantano, che si divertono, è tutto perfetto qua. Questa stradina senza uscita, con questo posto qua in fondo. Venite. Sinceramente, meno male che non ho scoperto questo posto quando abitavo qua vicino, perché sennò avrei mangiato qua tutti i giorni. Meno male che non abito qua. Se abitassi qua davanti ero fregata. Ecco qua, questa è Stoke Newington Church. Io vivevo qua. Era veramente un quartiere, è un bellissimo quartiere, c'è tutto, c'è il Whole Food Market, sono dei bei negozietti, bei fruttivendolo, guarda perfino questo negozio che carino, di tutto per casa, giardinaggio. Qua c'è un Jimmy Fairley che è un bel negozio di occhiali. È veramente un quartiere bellissimo, hanno fatto tutto il marciapiede nuovo, guarda, con gli alberelli. E poi qua c'è anche il mio ristorante spagnolo preferito, che è questo qua, Scorsese. Si mangia molto bene qua, è anche un bel ambiente. Io venivo molto spesso. E adesso andiamo a vedere, qua c'è anche il bellissimo cimitero, Abney Park, che io amo. Avevo anche già fatto un video di questo posto. L'ultima volta che sono stata qua stavano facendo lavori e adesso hanno riaperto. Ho proprio voglia di fare un giro dentro. Come si dice, bago o bego? Bego, bego. Poi mi è venuto in mente che c'è quella musica che fa bego, 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 bego. Penso che si dice bego, no bago. Ma riuscite a vedere la differenza anche? Nei video precedenti ci sono delle riprese del mio quartiere dove vivo adesso, Camberwell. Vedi la differenza tra questo e quello? Qui ci sono dei negozi, ci sono dei bei ristoranti, ci sono cose, però è tutto molto più tranquillo, molto più democratico, è tutto molto più, non lo so, carino. A sud, come ho detto prima, c'è troppo casino, troppo bordello di polizie, di macchine, di persone, di autobus, di polizia, di tutto. Quanto adoro questo posto e pensare che avevo tutte queste cose proprio vicino alla porta di casa mia. Questo è anche un po' dei motivi che ho pensato di lasciare Londra, perché il più bel periodo della mia vita l'ho vissuto qua in questo quartiere e poi dal momento che ho dovuto andare via ho detto basta. E vedi che interessante questo è un cimitero, però non è un cimitero, è un parco. Ci sono bambini, ci sono cani, persone vengono a fare sport. È troppo diverso da quello che noi siamo abituati, magari non so, in Italia o in Brasile. Ti sembra un po' che un cimitero può essere un po' tetrico, però qua non lo senti per niente tetrico. È bellissimo. Sono sicura che tanta gente avrebbe paura di camminare qua dentro. Una signora che legge un libro. Io trovo bellissimo questo posto. Amy Winehouse ha fatto il clip qua dentro, quello Back to Black, proprio in questa chiesa dove sto arrivando io adesso. Niente, la stanno ristrutturando, sta venendo bellissima, non era così, era tutta un po', cadeva a pezzi quando sono venuta qua, quando ho fatto l'ultimo video. Oh Dio, questo posto mi mancherà tantissimo, sono stata troppo bene qua. Adesso che mi era passata tutta la tristezza per aver lasciato Stoke Newington, adesso mi è tornata un po' di malinconia, un po' di... Sì, questo posto, questo quartiere è troppo bello, è troppo speciale. Questo, Abney Park, è uno dei magnifici cimiteri parco di Londra. Ce ne sono altre 6, metto qua adesso c'è una foto, metto la foto con tutti i 7 cimiteri che fanno in giro per la città, tra nord, sud, est e west. E adesso vi dico la lista degli altri 6. Aspetta che controlliamo come si dice cimitero. Avevo sbagliato tutta la pronuncia. Senti come si dice cimitero. Cemetery. Quindi là andiamo. Kensal Green Cemetery, West Norwood Cemetery, Highgate
Cemetery, aperto nel 1839, Abney Park Cemetery nel 1840, Brompton Cemetery 1840 anche, Nunn Head Cemetery, adesso li scrivo tutti qua, e Tower Hamlets Cemetery, tutti aperti più o meno nel 1840-1839. Metto qua sotto il link del website di questo cimitero, fanno anche degli eventi qua, bellissimo posto. Qua prima c'era un bambino che stava mangiando qualcosa e adesso tutti i cani vengono qua. Ciao, a mangiare! Che carino! Bene, dopo questo bellissimo giro andiamo via, andiamo a bere questo caffè che ho proprio voglia. Quante cose, se mi vengono in mente quante cose mi mancheranno di questa città, però allora cerco di concentrarmi su quelle belle che avrò da adesso in poi. Tanti bei negozi qua. Questo quartiere sta diventando sempre più bello. Secondo me diventerà anche sempre più caro. Anche qua ce n'è anche quel ristorantino lì giallo sull'angolo. Venivo sempre a mangiare qua. Signora, buono qua il figo con le noci e il formaggio di capra. Raffaella era affezionata a questo pub. Qua vendono fiori e in fondo c'è un giardino con un bar molto carino. Questo quartiere è stupendo. E qua c'è anche un piccolo comune. Fanno anche dei matrimoni qua. Ecco qua dove abitavo prima, Millington House. Ecco, questa è la finestra mia del mio salotto. Qua c'è una tenda. Qui era la mia camera, proprio una bella casetta, un bel appartamento. Un po' mi manca, però un po' no, un po' diciamo che i cicli della vita finiscono, certe cose bisogna finire e iniziare un'altra. Non so come le persone riescono a fare la stessa vita e vivere nello stesso posto tutta la vita. Là vedi, questo è il mio appartamento, qua era il 13, là sopra questa signora che sembra c'ha 3 cani, faceva un bordello. No, lei non mi manca per niente, faceva un bordello con questi cani e il figlio adolescente che faceva casino, festa il weekend. Io ero sempre arrabbiata qua, vero? Adesso mi ricordo. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return. Spero tanto vi sia piaciuto questo video. Io non lo chiedo mai, però adesso lo faccio, vediamo se, visto che non lavoro più, vorrei che questo diventasse il mio lavoro, vorrei continuare, mi piace tanto fare video per voi, mi piace tanto stare qui su YouTube, quindi ve lo chiedo se potete per favore iscrivervi al mio canale, magari fate un commento anche, cosa ne pensate dei cimiteri. Ci vediamo alla prossima, grazie mille, ciao. Will you carry me like I am whole again?